Gli inglesi le chiamano sliding doors, le porte scorrevoli. È stato fatto anche un film di grande successo parecchi anni fa. Sono le possibilità riservate dalla sorte o dalla storia, nel nostro caso. Scelte che possono caratterizzare in un senso o in un altro un'intera esistenza. Spesso queste possibilità alternative sono vagliate con sofferenza, altre volte invece le scelte si compiono a cuor leggero. In altre occasioni si pensa che una preferenza possa imprimere una svolta alla propria vita. E se invece di una scelta fosse un'opzione, comunque vincolante in assoluto? No, oggi non parliamo di contratti, non parliamo di scadenze, quindi l'opzione di cui parliamo non si riferisce a un rinnovo di un abbonamento o di un contratto o alla possibilità di uscire da un vincolo contrattuale. È tutta un'altra questione, molto più delicata e che ha visto coinvolte centinaia di migliaia di persone alla fine degli anni 30. Ecco, oggi parleremo proprio di preferenze, certo in senso sociologico e anche elettorale, ma le preferenze sono anche quelle delle nostre navigazioni web, quindi perché lasciarle alla mercé di qualche curioso o di qualche malintenzionato? Meglio rivolgersi alla migliore VPN in commercio, cioè ai nostri amici di NordVPN che collaborano attivamente con noi di Dentro la Storia, garantendoci un servizio eccezionale nelle nostre ricerche e che offrono a tutti i nostri amici, a tutti i nostri follower una offerta esclusiva che trovate nel link in descrizione, ossia un piano biennale con uno sconto esclusivo per 4 mesi extra e la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. La nostra storia di oggi, inizia esattamente il 23 giugno del 1939. L'Italia fascista e la Germania nazista sono ormai sempre più in sintonia. Appaiono così distanti gli attriti del periodo del golpe austriaco contro Dollfuss, di cui tra l'altro abbiamo già parlato. Trovate il video nel canale. Ecco, da quel giorno di luglio del 1934, quando il partito nazista austriaco e le SS austriache inscenarono un colpo di Stato, uccidendo il cancelliere austriaco che era ottimo amico di Mussolini, scatenando così la risposta italiana, i due regimi totalitaristici si sono avvicinati moltissimo. Sono passati, sembra quasi secoli, e invece solo qualche anno, da quando Mussolini, in risposta all'uccisione del suo amico Dollfuss, decise di fortificare il confine settentrionale attraverso quell'opera conosciuta ancora oggi come Vallo Alpino e mandando al contempo ben 4 divisioni al Brennero per fare pressione su quell'altro dittatore più a nord che appariva all'epoca così aggressivo e così sprezzante. Cosa ha fatto cambiare idea a Mussolini? Il merito indiretto è stato della guerra d'Etiopia, una guerra combattuta tra il 1935 e il 1936, l'aggressione a uno dei 2 stati sovrani indipendenti dell'Africa, l'altro era la Liberia, per accaparrarsi quello che veniva definito un posto al sole. Quell'avventura neocoloniale aveva isolato l'Italia a livello mondiale. D'altronde la Società delle Nazioni aveva risposto in maniera dura, anche se non così efficace, con le sanzioni economiche. Sanzioni poi aggirate e disattese, a cominciare dal rifiuto degli Stati Uniti di applicarle. Ma quella guerra e quell'isolamento internazionale, quell'ostilità manifestata soprattutto da Gran Bretagna e Francia, hanno contribuito a gettare le basi per l'asse Roma-Berlino. Nel giugno del 1939, 4 anni dopo l'aggressione all'Etiopia, 5 anni dopo l'uccisione di Dollfuss, Mussolini vede Hitler con occhi diversi. Hitler per lui non è più lo spauracchio del nord, non è un nemico, anzi è un alleato, e ormai è anche un amico stretto. E con gli amici, si sa, le questioni in sospeso vanno risolte nel modo migliore e più indolore possibile. Una di queste questioni in sospeso riguarda il Sud Tirolo o Alto Adige. Con la pace del 1919, dopo la Grande Guerra, l'Italia guadagna una bella fetta di territorio a nord, ma all'interno delle valli comprese della neonata provincia di Bolzano, il Regno d'Italia acquisisce anche un nutrito gruppo etnico di lingua e cultura tedesca. Sono popolazioni orgogliose che hanno fatto dei loro usi e costumi una vera e propria bandiera. Ne aveva saputo qualcosa anche Napoleone, parecchio tempo prima, quando, alleato coi bavaresi, aveva invaso la zona, scontrandosi però con la guerriglia di Andreas Hofer. I sudtirolesi, dopo il 1919, non sono più sudditi dell'Imperial Regio Governo di Vienna, ma del governo del Regno d'Italia. Nei primi tempi, bisogna dirlo, i vantaggi sono notevoli. D'altronde i risarcimenti di guerra per i masi distrutti, per i paesi incendiati,
per i danni subiti arrivano puntuali e sono anche abbondanti. Così come sono abbondanti i carichi di derrate alimentari che arrivano con i treni e evitano il rischio di una carestia simile a quella che colpisce l'Austria sconfitta e smembrata. Insomma, i primissimi anni, dopo la fine della Grande Guerra, il Sud Tirolo non se la passa poi così male. Anche se, va detto, in sede di definizione dei confini, l'Italia si è fatta un piccolo regalo. Secondo le disposizioni del Patto di Londra del 1915, ribadite poi anche in sede di colloqui di pace, la linea per il confine geopolitico doveva seguire principi geografici. Quindi se il confine andava spostato a nord al passo di Resia e ancora più su fino alla vetta d'Italia e al Brennero, spostandosi a nord-est, il confine doveva arrivare alla Sella di Dobbiaco, dove c'è lo spartiacque. Sapete cos'è uno spartiacque? È quel punto dove due corsi d'acqua, scendendo dalle montagne, procedono in direzione completamente opposta. Ecco, in quella zona, nell'alta Valpusteria, c'è lo spartiacque. Da un lato abbiamo la Rienza, che scende dal pianoro sommitale delle Tre Cime e viaggia verso ovest fino a buttarsi nell'Adige, Adige che poi confluisce nell'Adriatico. Di vicino, sotto quella che oggi si chiama Rocca dei Baranci e che i valigiani chiamano Haunold, nome di un antico mitologico gigante, nasce invece la Drava, un corso d'acqua che appena trova la piana in mezzo alla valle non procede a ovest, procede a est, dalla parte opposta. Due fiumi che vanno in direzioni opposte. La Drava corre, va verso Lienz, oltre Lienz continua la sua corsa fino a buttarsi come tributario nel Danubio che sfocia nel Mar Nero. Sono quindi due fiumi che procedono in direzioni contrapposte, lo spartiacque. Il confine andrebbe posto lì, alla Sella di Dobbiaco, dove si verifica questo fenomeno. Ma siccome la sella è difficilmente difendibile da un lato e dall'altro, si preferisce spostare il confine qualche chilometro più in là, inglobando due paesi con relative frazioni, Innichen, che oggi si chiama San Candido, e Sexten, Sesto di Pusteria, il paese natale del tennista Yannick Sinner. Il confine viene spostato alla frazione di Prato alla Drava e consente all'Italia una linea difensiva più semplice. Lungo quella linea difensiva, esattamente alle propaggini delle Dolomiti, dopo il colpo di Stato contro Dollfuss, Mussolini ordina di costruire il vallo alpino, all'epoca chiamato del Littorio. Elementi del genio militare salgono in quota, perforano le montagne, usano la dinamite per scavare gallerie e costruire bunker. Molti di questi sono visibili ancora oggi e fino alla metà degli anni 90 erano attivi in ambito NATO. Ma come detto, tutto può cambiare. Quei bunker che vengono studiati in ottica di un possibile futuro attrito o addirittura conflitto contro la Germania nazista nel 1939 già non servono più. Perché? Perché tutto cambia, perché tutto deve cambiare. Ma cos'è successo dal 1925, quando si instaura la dittatura, al 1939 nel Sud Tirolo? È successo che dopo quei primi vantaggi iniziali cui facevamo riferimento, il quadro è cambiato. È diventato più fosco, più cupo. Il governo di Mussolini spinge per una italianizzazione forzata delle genti sudtirolesi. E come viene attuata questa italianizzazione forzata? Nel modo peggiore assoluto. Vengono messe al bando le associazioni locali e tradizionali. Viene cancellato l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole. Viene proibito l'utilizzo della lingua tedesca in ambito pubblico. Viene cambiata la toponomastica, valli, paesi, montagne, corsi d'acqua, persino i cognomi. Tutto viene stravolto e italianizzato a forza. Viene sradicata un'intera identità. È chiaro che i valligiani percepiscono questi atti e l'arrivo da Roma di funzionari governativi e di presidi militari come un qualcosa di pesante da sopportare, quasi impossibile. In quel periodo si contano diversi atti di disobbedienza civile, ad esempio le maestre elementari che la sera tengono lezioni proibite nelle cantine a favore delle giovani generazioni per trasmettere la lingua tedesca, sfidando la polizia fascista. Chi viene sorpreso a tenere queste lezioni viene arrestato, processato in maniera sommaria e spedito in qualche carcere di massima sicurezza da altre parti dell'Italia a scontare pene detentive molto dure. Ma come detto, l'ascesa al potere di Hitler in Germania comincia a cambiare qualcosa. Anche a Bolzano,
dove nasce un piccolo partito nazista che si oppone all'italianizzazione forzata. È un po' la vecchia storia degli opposti estremismi. Da un lato il nazionalismo esasperato italiano, dall'altro il nazionalismo esasperato tedesco. Sembra quasi che non ci sia una possibilità di pacifico confronto e di appianamento delle divergenze. L'Italia fascista, ad esempio, non cerca il dialogo, ma impone tanto le norme di sviluppo economico della provincia di Bolzano, che come detto è nata da poco, quanto altre questioni. Certo, è vero che la provincia di Bolzano cresce economicamente, vengono impiantate nuove fabbriche, vengono avviate attività per l'industrializzazione massiccia, ma si vede anche una massiccia migrazione di maestranze lavorative da regioni e province confinanti, una vera invasione del territorio per gli autoctoni che si sentono sempre più spersonalizzati, privati della loro identità. Ma nel 1938 succede qualcosa. Sembra tutto cambiato rispetto ai giorni del complotto contro Dollfuss, perché il periodo dell'Anschluss, dell'annessione, dell'ingresso dell'Austria nel Reich millenario, cambia tutto. Un'altra volta, cambia in maniera radicale. L'Austria indipendente non esiste più, c'è solo un unico popolo tedesco e in nome di questo pangermanesimo anche le prospettive di Mussolini sono destinate a mutare. Mussolini infatti ha consentito a Hitler di prendersi l'Austria senza sparare un colpo, altro che i litigi del 1934, le minacce, le divisioni al Brennero. Tra i due dittatori è improvvisamente scoppiata la pace. A Innsbruck l'arrivo delle camicie brune tedesche è seguito da manifestazioni anti-italiane che allarmano la diplomazia appunto italiana e che fanno temere per una autentica sollevazione, una rivolta del Sud Tirolo. Ed è a quel punto che parte la ricerca di una soluzione per la questione dei cittadini italiani italofoni. I negoziati, che coinvolgono ministri italiani e tedeschi, durano circa un anno e poco dopo la firma del patto d'acciaio si giunge a una soluzione. Quella soluzione sono le cosiddette opzioni, una sorta di referendum divisivo che distingue chi vuole migrare nel Reich nazista da chi invece preferisce restare nelle proprie case come suddito italiano. Il 23 giugno del 1939, data cardine, avviene la firma di protocolli d'intesa per le opzioni. Nei mesi successivi, mentre inizia la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, le popolazioni di lingua tedesca stanziate in territorio italiano, compreso non solo il Sud Tirolo, ma anche la conca di Cortina d'Ampezzo, alcune zone del Trentino e il Tarpisiano in provincia di Udine, devono pronunciarsi e scegliere se abbandonare la cittadinanza italiana migrando a nord oppure rimanendo dove sono ma accettando una vera e propria assimilazione culturale e sociale. Le opzioni non sono una soluzione morbida, sono una soluzione divisiva. Spaccano in due le comunità. Chi decide di restare in Italia è bollato dagli altri come traditore, mentre chi svolge propaganda a favore dell'emigrazione è qualificato automaticamente come nazista. Immaginate questi paesi che più delle volte sono piccoli, 300-400 persone, ci si conosce tutti per nome, si è sempre vissuti tutti assieme, con le solite abitudini, alzarsi presto la mattina al canto del gallo, ad arare il campo a mungere le vacche, poi la pausa per il pranzo, il ritorno al lavoro, la domenica tutti quanti a messa dal sacerdote e poi magari le feste di paese, i costumi tradizionali, i canti, suonare uno strumento assieme, la sera ritrovarsi a condividere la tavola imbandita. Ecco, tutto questo viene cancellato e è cancellato da una politica che non è fatta a favore dei cittadini, ma solo per appianare le divergenze e i problemi di due dittatori che pur di andare d'accordo arrivano a sacrificare la pacifica vita di intere comunità, a spaccare in due una popolazione. I risultati di questi referendum, di queste opzioni, sanciscono una netta maggioranza, quella dei cittadini disposti a abbandonare il Regno d'Italia. Sono 185.000 contro 82.000 che restano dove sono. A partire dal gennaio del 1940, con l'Italia che ancora per poco è neutrale, o meglio non belligerante, per usare il termine scelto da Mussolini, vengono organizzati dei convogli ferroviari che partono da Bolzano e viaggiano verso il Reich. Alcuni convogli partono anche da Tarvisio, faranno tappa ovviamente subito oltre frontiera a Klagenfurt. Chi parte porta con sé l'indispensabile e lascia lì
proprietà mobili e immobiliari. All'inizio l'entusiasmo è notevole, anche perché all'arrivo nelle stazioni a Klagenfurt, a Innsbruck, a Monaco di Baviera, ci sono dei comitati d'accoglienza festosi. Nessuno pare accorgersi che ci sia una guerra in corso. È tutta una grande festa, ma la festa dura poco. Le notizie provenienti dai fonti di guerra a poco spengono l'entusiasmo di quelli che vengono definiti Optanten, cioè coloro che hanno optato per il Reich tedesco. In nemmeno 3 anni, circa la metà trasloca in Baviera, nel Salisburghese, in Tirolo, nei Sudeti o in Carinzia. E arriviamo al 1943, l'anno di svolta del conflitto. Tra fine gennaio e inizio febbraio, a Stalingrado, la sesta armata di Paulus si arrende. In precedenza c'erano già state le altre sconfitte pesanti del Giappone a Midway e degli italo-tedeschi a El Alamein. Il 43 vede per la prima volta tutte le armate tedesche impegnate in azioni di ripiegamento e di retroguardia, ma è anche l'anno, il 1943, della caduta di Mussolini, dell'effimero governo Badoglio e dell'armistizio. Quando l'8 settembre 1943, dopo il proclama di Badoglio, inizia l'operazione Axe, la calata delle unità tedesche attraverso il Brennero per prendere il controllo dell'Italia, quasi tutto il nord-est italiano viene annesso al Reich e contemporaneamente l'emigrazione si ferma. Bolzano torna sotto pieno controllo tedesco. Gli italiani presenti vengono radunati, soprattutto i militari, disarmati e spediti nei campi di prigionia. Quella del controllo tedesco del nord-est italiano sarà una parentesi di breve durata, ma contornata da fatti di sangue, da vendette, a volte da una vera e propria caccia agli italiani. Nel 1945 la guerra si conclude e i nuovi accordi di pace confermano la titolarità italiana sul Sud Tirolo. Non viene più ridiscussa la linea di confine, almeno per quello che riguarda il nord. Alcuni optanten decidono di rincasare. Sono spaventati, soprattutto quelli che hanno scelto i Sudeti, dell'avanzata sovietica che arriva da est e pare destinata a travolgere qualunque cosa. Da quel momento in avanti arriva un periodo lungo, fatto di confronti, anche duri, di incomprensioni, perché non è semplice ricucire una frattura profonda, provare nuovamente a mettere assieme anime che prima vivevano in armonia e poi si erano separate. Si deve giungere agli accordi tra Gruber e De Gasperi per il riconoscimento delle minoranze linguistiche. Questi accordi sembrano la panacea di tutti i mali, ma come abbiamo già visto, sarà una questione apparentemente chiusa, eppure destinata a riaprirsi poco tempo dopo, con la stagione delle bombe, del terrorismo. Perché? Perché mancavano i decreti attuativi, perché quegli accordi erano rimasti lettera morta, chiusi in un cassetto, non applicati, e perché la violenza verbale, politica e poi anche fisica continuava a imperversare in Sud Tirolo. Oggi pochi ricordano le opzioni. Alcuni optanten sono tornati, altri sono rimasti dove erano, soprattutto in Baviera, e ogni tanto tornano a far visita ai parenti nei vari paesi del Sud Tirolo. Il tempo può anche lenire le ferite, questa è una funzione da non dimenticare, ma non va nemmeno dimenticato che per accontentare questioni internazionali e che coinvolgono autentici dittatori, a volte si preferisce risolvere un problema non con la diplomazia, non ascoltando davvero le persone, ma imponendo o di qua o di là, bianco o nero, giusto o sbagliato. Ecco, la dicotomia, il manicheismo non sono mai la soluzione, e le opzioni, per chi le ha vissute, sono una tragica conferma che nessuna scelta impositiva può sostituire in maniera efficace l'autentico dialogo.